Lunch Pressa, Nicolò Ceccarini, tutto mercato web. Ciao Nicolò. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Ciao Nicolò. Per cui la linea va e viene, insomma, sapete la motivazione. Certo, dai, speriamo che vada bene. Allora Nicolò, io ovviamente siamo qui per parlare di mercato, visto che il Milan è la squadra forse più attiva in Italia. Io ti volevo chiedere inizialmente sulla cessione di Sandro Tonali, dolorosissima chiaramente per tutto il tifo milanista, come valuti l'operazione Sandro Tonali in sé e se pensi che il Milan perda effettivamente qualcosa o se sia una cifra spropositata in confronto al suo valore? Beh, allora, perdere Tonali sia una cosa non da poco è abbastanza evidente, perché è un giocatore che è cresciuto tantissimo e ha dimostrato secondo me di essere veramente uno dei perni fondamentali, poteva esserlo uno dei perni fondamentali del Milan dell'immediato futuro. Però io sono anche dell'idea che quando arrivano delle offerte di questo tipo non si può far finta di nulla, cioè non si può far finta che un centrocampista bravissimo come Sandro Tonali non possa essere ceduto per 80 milioni di euro, perché quando arrivano 80 milioni di euro bisogna per forza di cose fare un ragionamento, perché per 80 milioni di euro vuol dire dare al giocatore tanti milioni di euro di ingaggio e quindi quando arrivano tutti quei soldi anche il giocatore può essere tentato, per cui era un'operazione secondo me inevitabile, è inevitabile che poi devi separarti, a meno che ovviamente uno non decida di fare tutto un altro ragionamento che non mi interessa minimamente prenderla in considerazione, però è normale che la società sia obbligata a prendere in considerazione un'offerta da 80 milioni per un giocatore, in questo caso per un centrocampista come Sandro Tonali. Poi io però credo che nel mercato di oggi non sia preoccupante vendere un giocatore a 70-80 milioni di euro, perché oggi può partire Osimhen, oggi può partire qualunque giocatore forte, può andare via Mbappé, è partito Kim. Tutti. Partirà Kim, sì certo, però dico alla fine conta quanto sei bravo a sostituirlo, perché nel calcio moderno il concetto di incedibilità non è più attuale, non è più attuabile, perché ci sono delle cifre che ti portano per forza a dire bisogna vendere un giocatore o quantomeno pensare di venderlo. La bravura di una società dove sta oggi, secondo me molto più che in passato, nel saper ricostruire e sostituire, e quindi credo che il Milan oggi abbia questo grande compito, ha la liquidità ma deve ricostruire un settore, o meglio deve rimettere in mezzo al campo un giocatore del valore di Tonali magari anche più forte. È tutto lì. No, certo, guarda, mi hai dato anche un assist, Nicolò, per la seconda domanda, perché il Milan pare, ha chiuso Loftus-Cheek, lo saprai sicuramente, pare essere molto vicino anche ai Reinders della Zed e sta trattando anche Musa dal Valencia. Secondo te questi tre giocatori, più o meno per una cifra complessiva di 60 milioni, sostituiscono Sandro Tonali e rifanno il look al centrocampo? Allora, Loftus-Cheek era un giocatore che secondo me il Milan avrebbe dovuto, a prescindere, prendere anche se ci fosse stato Tonali, perché doveva mettere un po' più di centimetri, un po' più di fisicità in quel settore del campo. Per cui, insomma, Loftus-Cheek, se poi ci pensate bene, era una trattativa che avevano anche cominciato a fare Maldini e Massara, quindi vuol dire che evidentemente, a prescindere da Tonali, dal futuro di Tonali, c'era la necessità di mettere dentro quel settore del campo un giocatore con più centimetri, con più fisicità e comunque con grande qualità, perché stiamo parlando comunque un centrocampista, per esempio, io so che Maurizio Sarri quando è stato al Chelsea stravedeva per lui, quindi magari gli sarebbe piaciuto anche vederlo alla Lazio, però come sapete non ci sono i presupposti, non c'erano presupposti anche di natura economica per fare questa operazione. Poi secondo me è chiaro, Reinders è un giocatore, io non lo conosco, a te piace? Però mi hanno detto che ha delle qualità importanti, per cui sai, io se non li conosco e non li vedo dal vivo preferisco non fare il fenomeno di dire sì, no, sicuramente sarà un giocatore eccezionale, però me ne hanno parlato bene gli addetti ai lavori, non so quanto sia bravo. Ora io credo che la partita del Milan sia un po' adesso sul discorso degli slot, no? Esatto, è lì che volevamo arrivare anche insieme a te. È lì perché poi alla fine alla Kamada loro lo hanno bloccato, cioè quindi Kamada è virtualmente un giocatore del Milan da più di 20 giorni, però poi bisogna capire se effettivamente verrà portata in fondo questa opportunità, perché con Loftus-Cheek ne hai uno solo, uscirà Vasquez sicuramente, che per liberare naturalmente la possibilità del secondo slot, però bisogna capire il giocatore che può essere più funzionale per il Milan. È tutto qui, ragazzi. Sinceramente, sai, con Maldini e Massara avevo delle idee, adesso con la gestione Furlani-Moncada ho più difficoltà a interpretare quello che realmente il Milan ha.
io credo che le indicazioni comunque arrivino sempre da Pioli, e quindi penso che alla fine l'ultima parola sarà di Stefano. Ecco. Ma tra l'altro Pioli, nell'ultima conferenza stampa dell'ultima partita, quella col Verona, che Pioli è uno che non parla mai di calciatori, ha parlato di Kamada, ha detto io non commento, ma sicuramente è un giocatore intelligente, che siccome Pioli è uno che non parla mai, è una frase che ha valore. Tu a livello, cioè proprio di personale... No, Kamada è un tuttocampista, Kamada è un... Ma no, ti volevo chiedere se a livello personale andresti più su Kamada e magari Pulisic a destra, o punteresti più su un profilo come Chukwueze per fare quell'upgrade serio sulla fascia destra e a centrocampo andare su altri profili per lo slot? Non gli è piaciuta, non è piaciuta a Nicolò Ceccarini. Sì, esatto. Proviamo a richiamarlo, Morgan, che gli facciamo le ultime 2 domande. Rispondevi tu, Leo. No, io... No, dai, rispondi tu, scusa. Io prendo Chukwueze, punto, Davide. Cioè, a me Kamada fa comodo, ma non perdo l'opportunità di prendermi un giocatore come lui in scadenza. Quello lì, Chukwueze, fra 2 anni vale 80-90 milioni. Te lo metto per iscritto. Te lo metto per iscritto. In Serie A fa quello che vuole, letteralmente. E Kamada mi dispiace, perché per me, se tu te lo vai a prendere a zero, sempre per sta bega di essere comunitari. Ce l'abbiamo ancora? Sei tornato? Eccoci. Ci sono. Ecco. Vai, Davide. No, volevo chiederti, proprio a livello personale, cioè di gusto personale, andresti più su Chukwueze a destra per occupare lo slot, oppure su magari un Pulisic e prendere uno come Kamada a centrocampo, che sappiamo che a Pioli piace parecchio? Io guarda, questa è un'ottima domanda, perché francamente, sai, qui si entra molto sul tecnico dell'allenatore, io sinceramente sono d'accordo con te quando prima che cadesse il collegamento mi dicevi che Pioli, pur non parlando, ne ha parlato benissimo di Kamada. Sì. Quindi io credo che ci voglia, cioè che ci rinunci malvolentieri, secondo me, a questo giocatore, e quindi bisogna che proprio per fargli cambiare idea Chukwueze, per dirti, possa essere veramente o Musà possono essere qualcosa di più importante. Però voi mi conoscete meno, a me non piace parlare tanto per dire le cose, sinceramente non sono in grado di darti una risposta perché non ho parlato ovviamente con l'allenatore, quindi non so cosa dirti, però mi sembra di capire dall'entourage di Kamada che il Milan lo voglia prendere. Ecco, ora non so se questa riflessione che c'è in corso in questo momento il Milan voglia prendere tempo anche per non, diciamo così, avere poi dopo il rimpianto di dire ho fatto qualcosa ma magari poi mi serviva qualcos'altro, però su Kamada ci sono andati dritti, molto dritti da molto tempo. Davide, hai un'altra domanda? Io ti lancio una provocazione, anche se non vuoi rispondere mi basta un sì o un no. Tanti tifosi al Milan stanno cominciando a paragonare, magari in maniera sicuramente in un'ottica un po' negativa, questo mercato a quello fatto tanti anni fa dal primo della gestione Fassone-Mirabelli, quello delle cose formali, per utilizzare il meme. Hai paura, o meglio, ci sono degli elementi che ti ricordano quel mercato lì? No, sinceramente no, io non lo farei questo paragone, perché mi sembra che sia un paragone, a parte il fatto che ancora allora Loftus-Cheek diciamo che è il primo acquisto vero, no? Sì. Voglio dire, del Milan, quindi non credo ci sia molto da discutere su Loftus-Cheek, è un giocatore che funziona per il Milan. Sportiello serviva, perché comunque era già da tempo, no, che il Milan aveva bisogno del secondo, e ha preso Sportiello, tengono Mirante come terzo. Ecco, secondo me, guarda, la cartina di tornasole del Milan, per me, perché io faccio, diciamo così, un ragionamento dall'esterno, è la punta centrale. Cioè il Milan non può sbagliare la punta centrale, perché secondo me, oltre ad avere Giroud, chiaramente deve trovare un altro giocatore che te pensa che ha una certezza eccezionale, che si chiama Leao, un altro giocatore che secondo me, che comunque non è più giovane, ma è una garanzia, che è Giroud, ma se devi ora, secondo me la partita, è vero che sul centrocampo ci sono vari nomi, anche sull'esterno eccetera, ma la partita si gioca sulla punta centrale. Se il Milan indovina la punta centrale, secondo me è un gran mercato. Nicolò, ti faccio l'ultimissima rapida, così poi ti lasciamo andare. Un tuo pensiero su De Ketelaere e su cosa faresti con lui quest'estate, anche alla luce di un altro europeo non da protagonista sicuramente. Guarda, allora io su Charles De Ketelaere non voglio certo smentire quello che ho sempre detto, perché quando il Milan ha deciso di investire l'anno scorso praticamente quasi tutto il budget della sua campagna acquisti su De Ketelaere, d'accordo, secondo me è un giocatore sul quale valeva la pena investire.
Ti sentiamo male. Ora mi senti un po' meglio? Adesso meglio, vai. Ecco, no, stavo dicendo che sono in galleria, vediamo se perdiamo un attimo di tempo così almeno esco dalla galleria e il concetto esce un po' meglio. Stavo semplicemente dicendo che ora hai sentito un po' meglio, ragazzi? Sì, vai pure. Perfetto. No, dicevo che io niente, è sempre molto divisivo, sì, Charles De Ketelare. Sì. È sempre molto divisivo. Beh, intanto che aspettiamo che ritorni la linea con Nicolò. Poi chiediamo anche agli ascoltatori cosa ne pensano di questa cosa qui, perché è divisivo, ma si sta un po' delineando la questione De Ketelare, anche purtroppo di fronte non ci sono grandissime offerte. Nicolò, ci senti? No, non riusciamo. Beh, la Cise maledetta, tutte quelle, in ogni caso che ci starà ascoltando sicuramente, ringraziamo, è stato gentilissimo, ringraziamo Nicolò Ceccarini che ha risposto a tutte le nostre domande. Grazie Nicolò, vediamo se riusciamo, però vuoi provare per fare l'ultimissima? Io su Charles la volevo perché ci ha detto io ho sempre detto e non è facile oggi trovare degli addetti ai lavori che nonostante un anno difficile la mamma mi sa niente, che non riusciamo a riprendere il collegamento. Comunque ringraziamo, perché è stato molto gentile Davide, sono contento di questa ospitata qua. Ringraziamo Nicolò Ceccarini, tutto Mercato Web.